iniziamo questo cammino, questo racconto, iniziamo questo viaggio nella memoria e lo iniziamo proprio con la tua partecipazione. Allora, raccontaci un po' chi era Salvatore Federici e chi è Salvatore Federici. Allora, Salvatore era un bambino abbastanza esuberante, nato in una famiglia umile, mamma casalinga, papà manuale delle ferrovie dello Stato e ha fatto la quarta elementare, fino alla quarta elementare ad Orte. Dopodiché il papà, proprio per il suo carattere un po' esuberante e per farlo continuare a studiare, tramite un'amicizia ha saputo che a Napoli esisteva una nave scuola e ha deciso, con tanti sacrifici, di mandarlo in questa nave scuola. All'epoca il papà prendeva 350 lire di stipendio delle ferrovie e ha deciso di spenderne 150 per dare l'opportunità di studiare a questo figlio e soprattutto di crescere con magari un'educazione più forgiata, un'educazione più rigida, e quindi ha deciso di mandarlo in questa nave scuola. E lì parte da lì tutto quanto il suo vissuto importante, che poi sarà un pezzetto anche di storia. Quindi va a studiare in una nave scuola, lui stava alla Caracciolo durante il periodo fascista e noi sappiamo, insomma, tramite gli istituti di ricerca, le fonti ufficiali, che erano navi scuola dedicate a due tipi di ragazzi, due tipi di bambini, perché si entrava lì a 4-5 anni, a due figure particolari, che erano i discoli, quelli che diciamo un po' delinquentelli, che andavano, rubacchiavano durante il periodo post-guerra, oppure per gli orfani di guerra, cioè per le persone, per i bambini che non avevano più i famosi scugnizi, che vengono definiti poi a Napoli, che non avevano più nessuno, vivevano in strada in mezzo in condizioni precarie. Tuo padre non era uno di questi? No, papà non era né un delinquente né tantomeno un orfano fortunatamente di guerra. Anche se il nonno ha fatto la prima guerra mondiale, però è stato fortunato, è tornato a casa e quindi ha potuto creare una famiglia e appunto avere due figli. Papà aveva la caratteristica di essere un tipo molto esuberante, quindi proprio questa esuberanza, questo carattere un po' vivace l'aveva portato magari a far decidere nonno di mandarlo in questa nave scuola, semplicemente, e anche per dargli un'opportunità in più che ad Orte probabilmente non avrebbe avuto. E forse proprio questa sua esuberanza e forse proprio questa sua vitalità, che potremmo dire che nel corso di quei 3 racconti che andremo a fare ha fatto così che tornasse a casa? Sì, sicuramente il suo carattere, diciamo tra virgolette, un po' tignoso, un po' pignolo, esuberante, furbo. Io dai racconti che proprio ha fatto ho dedotto che anche un pizzico di furbizia, un pizzico anche un po' di incoscienza che caratterizzava proprio la sua personalità, ha fatto sì che lui tornasse a casa e si salvasse da tutto questo. Quindi è stato, secondo me, fondamentale le sue caratteristiche, la sua personalità. Iniziamo? Allora, Salvatore, dicevamo, sarà sicuramente un'esperienza questa, la studiamo in 2 o 3 appuntamenti, verremo a casa tua a darti fastidio, però parleremo un po' di quella che è l'esperienza tua, di quella che è stata l'esperienza tua. Oggi si tende tanto a scordare quello che è stato, la memoria ce l'hanno poco le generazioni di adesso, e invece forse è proprio la memoria che ci rende e ci permette di fare quei passi in avanti imparando dal passato. Era iniziato tutto per studio, dove i tuoi 2 genitori ti fecero studiare. Allora raccontaci un po' quella che è stata questo aspetto, cioè come sei arrivato alla nave Caracciolo. Io abitavo in un castello ferroviario al 78 313 Travolta e Gallese. A metà strada c'era un posto di blocco e mio padre aveva il casello proprio nel segnale d'avviso del posto del blocco. Dei treni, quindi? Dei treni, certo. E comandava là la semaforica del segnale. Mio padre non era una persona culta perché ha sempre lavorato. Mio padre ha fatto prima la prima guerra mondiale,
decorato croce di guerra e medaglia d'oro. Insomma, Era un lavoratore, un lavoratore, però ha fatto una un'esperienza durante il periodo bellico, perché prima era un contadino e si è fatta una certa cultura, tanto con le altre persone che erano più forti. E da lì io sono andato a scuola, all'età di 5 anni e mezzo, sono andato a scuola, una scuola che avevano rimediato in un casolare, che prima c'erano delle bestiame dentro. Ma qui a Orte andavi a scuola all'inizio? Giocare le palucche, e lì radunava circa 7-8 casolari che avevano reclamato appunto per fare questa scuola. In questa scuola ci avevano mandato una maestra giovanissima, si era diplomata, una siciliana, brava persona, brava maestra. Io ho fatto fino alla quarta elementare lì, e la maestra mi ha promosso. Dava i notizie, però, come ripeto, eravamo 4 scuole, prima, seconda, terza e quarta. Io sono stato promosso in quarta, quando vado a casa contento di che mi hanno promosso, e la quarta la maestra mi ha promosso. Dice, ma tu mi figlio, ti hanno promosso in quarta, ma non c'è niente. Allora conobbe una persona sola, sempre nel rango ferrovieri, e questa persona gli ha dato un consiglio, dice, ma tanto in un qualche scuola. E mio padre dice, va bene, dice, però io, allora questo qui dice, ma te lo indico io. E gli ha indicato la nave scuola Caracciolo a Napoli. Premetto che mio padre a quei tempi, come bestie, prendeva 330 o 350 lire, e per andare a questa scuola 130 lire le spendeva per me. Adesso ci dovevo io, nonna, mamma, babbo. Era un sacrificio, era un bel sacrificio. Sì, perché dopo io ho avuto un altro fratello, il quale fratello aveva 4 anni meno di me, e quindi la famiglia, insomma, perché ai tempi non è che la gente prendeva la pensione. Certo. Quindi nonno e nonna si arrangiavano, perché nonno era abituato a lavorare la terra, procurava degli ortaggi, e aveva fatto un casetto con un somaro che lo zainava, e veniva alla stazione di Orte e veniva a vendere questa robetta. Mi hanno mandato a questa scuola Caracciolo, che io a questa scuola Caracciolo, prima sulla nave, era una nave mercantile, che era una professoressa, che è riuscita a ottenere questa nave che era abbandonata, per mandare i ragazzi orfani dei marinai, che a quei tempi a Napoli erano dei scognizi, e tanto è vero la chiamavano la nave scuola degli scognizi. Nave per imparare a leggere e a scrivere, per fuggire dalla criminalità, dalla povertà e dalla miseria, da monelli a marinaretti, da scugnizi senza speranza a ragazzi proiettati verso un futuro migliore. Centinaia di bambini, orfani di pescatori, di papà uccisi in quella inutile strage che fu la Grande Guerra, furono accolti ed educati a bordo delle navi asilo. Nate sulla scia delle training ship inglesi, l'esperienza di queste scuole galleggianti fu proposta e sostenuta dall'ammiraglio Paolo Taon di Revel, ministro della Marina. Il primo esperimento era avvenuto a Genova alla fine dell'Ottocento grazie a un professore di matematica, Niccolò Garaventa, che accolse su nave Redenzione e poi su nave Officina Redenzione Garaventa centinaia di discoli. Il suo motto era Ubi Caritas Ibi Deus,
Il 21 giugno del 1914, un mese prima dello scoppio del primo conflitto mondiale, fu istituita poi l'Opera Nazionale di Patronato per le navi asilo Caracciolo e Scilla, con sede a Roma presso il Ministero della Marina. A bordo di nave Scilla a Venezia, Eridano a Bari e nave Caracciolo a Napoli, Marinaretti, come si vede dalle immagini fornite dall'Ufficio Storico della Marina Militare, furono recuperati da quelle periferie urbane ed esistenziali e accolte grazie a questi Montessori del mare. E allora mi mandò lì, e lì veramente era una scuola militare. E lì la maestra, quando viene la prima volta, ha parlato con il comandante e ha detto: questo ragazzo non c'ha la cultura per fare la militare, perché non ha avuto sufficientemente possibilità di studiare. E allora mi hanno fatto ripetere la classe, e a me quella volta mi è costata primi 3-4 mesi. Io Napoli lo vedevo dalla nave, gli altri uscivano la domenica lì per uscita, altri ragazzi vestiti da marinaretti, e io stavo sulla nave insieme con gli altri che avevano commesso delle stupidaggini, e pulivamo la nave, lucivamo gli ottoni per terra, sull'io, insomma. Era una scuola seria, la mattina dovevi svegliare alle 6, c'avevamo la maga e c'avevamo 20 minuti di tempo per fare l'assettare la maga, per lavarsi e dopo 20 minuti ci portavano in coperta, e tutti i giorni, tutte le mattine dovevamo fare 2 giri di goffa. 2 giri di goffa, Salvatore, siccome noi non ci siamo mai stati sulla nave. La goffa è una piattaforma che sta distante dal piano della nave circa una decina di metri, era una piattaforma in legno che c'era un foro da una parte e un foro dall'altra. C'erano quelle scale che si chiamano, se ricordo, le griselle. Salivi tramite queste griselle. Erano alte? Erano alte 10 metri fino a lì alla goffa. Arrivavano sotto la goffa, tu uscivi da questo pure, andavi dall'altro e lì scendevi, due giri dovevi fare d'estate e d'inverno, tutte le mattine. Era per fare la prima ginnastica del mattino. Prima della colazione? Dopo si andava a fare la colazione e dopo si andava, c'era un bel locale grande che si andava a scuola. Poi studiavate? E poi studiavamo. Quanto studiavate al giorno? Sulla Caracciolo? 4 ore, poi a scuola. E poi il pomeriggio si andava a fare attrezzatura, si faceva attrezzatura alla nave. Gli altri facevano ginnastica e imparavano. A secondo eravamo dei gruppi. Quindi era la mattina era studio e il pomeriggio una formazione tecnica. Era una formazione navale. Giulia Civita Franceschi, che con amore e impegno educò e fece imparare un mestiere a tanti caracciolini, tanto da attirare l'attenzione di una grande giornalista, Matilde Serao, che dedicò loro un lungo reportage, una missione che prese il largo nel mare della vita con dignità e lontano dalla delinquenza. Salvatore entra nella nave scuola Caracciolo nel 1936 a soli 10 anni. Nello stesso anno ci fu un drammatico incidente in cui perse la vita un giovane marinaretto. Venne avviata un'inchiesta per scoprire le cause, ma nel frattempo tutti gli scolari delle 4 navi scuola vennero portati in un'unica scuola sulla terraferma a Sabaudia. Hanno fatto una scuola a Sabaudia, in provincia di Latina, una scuola non eccezionale, ma super eccezionale. Quindi, Salvatore, in pratica sulla Caracciolo ci sei stato un anno poco più, Sì. Ma poi dopo, col fatto che c'era stato questo incidente, non è che è finita la formazione militare e navale. No. Dalla Caracciolo vanno spostato a una scuola a terraferma, diciamo. A terraferma, però eravamo così attrezzati perché hanno organizzato la cosa talmente bene che c'avevamo
ognuno avevano fatto delle sezioni perché eravamo molti ragazzi, prima eravamo una cinquantina di ragazzi a Napoli su una nave sola e poi dopo con le altre navi saremmo stati un po' nuovo adesso di una cifra 200 dove passa ragazzi e hanno fatto sia i dormitori sia le aule per ognuna sezione, hanno fatto le sezioni e ognuno aveva la sua sezione e quindi c'era la nostra aula, quelle 15, 20, 30 persone eravamo in quest'aula e diciamo la sala d'armi perché ci avevano dato le buffetterie, ci avevano dato un moschettino efficiente con la baionetta inserita nel moschetto, ci avevano dato lo zaino che c'era un bel peso di 8-10 kg di peso, dentro c'erano dei sassi tutti quanti incartati con della carta e quando andavamo a fare istruzione militare ce l'avevamo portare, andavi e io c'avevo il numero, ognuno di noi aveva la matricola segnata, io avevo 59. E questo però ricordiamo a tutti che questo accadeva nei primi anni, nel periodo fascista, prima della resa, prima dell'armistizio, durante il periodo proprio del periodo per il Questo fascismo. prima antiguerra. Antiguerra, perfetto. Antiguerra. E lì veramente a questa scuola Caracciolo ci hanno fatto una scuola eccezionale perché c'era un'ansa, e lì c'era Sabaudia, c'era un lago, c'era 5 anse, come dite con la mano, e noi stavamo alla seconda ansa e lì c'avevamo il porto, noi avevamo 8 imbarcazioni a 8 remi. Per l'addestramento. Per l'addestramento. 8 remi più l'alberino, che si poteva mettere l'albero con la vela, e avevamo dei marescialli di effettivi di servizio marinai, e avevamo dei sottufficiali in pensione che facevano il volontariato e venivano a noi e avevano delle esperienze, erano anziani e quindi ci hanno formato veramente perché ci facevano mettere al timone della barca, ci facevano comandare le altre persone, le altre 7 persone che stavano a bordo. E quindi era una vera e propria scuola di formazione, per l'impiego poi sulla... E in più in questa ansa a terra hanno fatto l'officina ferro, l'officina legno, un'altra baracca molto più piccolina per l'istruzione elettrica. L'articolo 15 della legge numero 889 del 1931 sullo riordinamento dell'istruzione media tecnica recitava: nella sezione nautica dell'Istituto Tecnico si insegnano italiano, storia, geografia, fisica, elementi di chimica, matematica, meccanica, macchine, una lingua straniera, altra lingua straniera, disegno, attrezzatura, manovra e religione. Nella specializzazione per macchinisti si insegnava anche disegno di descrittiva, macchine e disegno di macchine, meccanica applicata, misure elettriche, telegrafia, radiotelegrafia, elementi di costruzione navale. Il bello, la cosa che mi piaceva a me, che se tu andavi a scuola e prendevi l'insufficienza in italiano, in matematica, in geometria o quello che era, 59 felici, poi in passo avanti, davi la fascista, avevo preso l'insufficienza in italiano o l'insufficienza in matematica, 5 giorni e peggiori semplici. E alla sera ti prendevi la coperta e te ne andavi a dormire in prigione. C'era una cella su una nave, una di 7-8 persone, sto tavolaccio, e per cucina c'aveva un bel cuscino morbido, che era un tavolaccio alto 4 dita, che la mattina c'era il cervello che si era gonfiato. Dalla nave Caracciolo fino a Sabaudia, diciamo a Sabaudia proprio la scuola terraferma, quanto ci sei stato?
Io lì sulla nave ci sono stato fino al 1941, perché quando stavamo alla scuola Caracciolo a Sabaudia, facevamo tutte le sfilate, che noi avevamo la divisione da marinai, da marinaretti, e ho scritto nella scuola Caracciolo. Un'altra cerimonia a Roma, al Collo Mussolini a Roma, e a Sabaudia ci hanno dovuto preparare per andare a fare questa cerimonia. Eravamo usciti col poltrone, il mio poltrone, avanti e dietro, fino a destra, fino a sinistra, e l'ultimo ci eravamo stancati, un ragazzo gli disse al tenente: io tenente, ci facciamo riposare un pochino? Sì, sì, ci ha fatto mettere lì su una siepe perché stavamo in campagna, e gli ha sabbato. E adesso cantiamo quando siamo messi giù con il mascherino, con i piedi incrociati, il moschetto in mezzo alle gambe, dice: adesso cantiamo una canzone. E per Benito Mussolini, e a me mi è scappato detto baccalà, non l'avessi detto mai, mi giuro che non mi potessi alzare da sta sedia. È successo l'ira di Dio. Il tenente in piedi, chi ha detto? L'ultimo ho dovuto dire perché gli altri amici l'hanno inteso che l'avevo detto io. Ho detto: sto baccalà. Ci ha portato dentro, mi hanno chiamato il comandante, gli altri, hanno chiamato i carabinieri. Neanche se avessero messo l'omicidio. Ma io questa cosa da non credere. I carabinieri di Sabaudia hanno chiamato i carabinieri di Orte. Mio padre alla mattina, il giorno dopo, è dovuto venire a Sabaudia. A Sabaudia? È dovuto venire a Sabaudia. E non dico con le parole che hanno detto. E poi mio padre, quando è l'ultimo, hanno fatto il giorno. Allora che io sono reduce della prima guerra mondiale. Così che ho deteriorato con la croce del merito, la croce d'oro, la medaglia d'oro c'era data dopo. Allora, dice: ma suo figlio, ho detto così, ma c'era un ragazzo, dice: ma possibile, pensi che mi vogliono spendere da tutte le scuole del regno? Mio padre piangeva e io me lo voglio guardare. Oggi che vedi che si sente anche sui giornali, no? Che spesse volte i docenti hanno difficoltà a farsi rispettare agli stessi alunni, e tantissime volte proprio l'educazione dei genitori manca. Tanti lamentano l'educazione, no? Che già a casa dovrebbe essere il primo punto di formazione. Allora, se uno ripensa alla rigidità che c'era allora proprio in quel periodo, per una parola, baccalà, detto oggi sembra quasi nemmeno un insulto. All'epoca momenti ti mettono l'espulsione da tutte le scuole del regno. Come se vedete che io ho visto mio padre piange. E cosa dice? Ma che stiamo scherzando? Dico: questo ragazzo dice: ma pagare una stupidaggine. Mi dicevi però, prima che iniziassimo a registrare, che non è che dall'oggi al domani sei andato nella nave scuola Caracciolo. Mio padre mi ci ha mandato, perché tenendo in considerazione che lui era un analfabeta e poi il militare l'ha emancipato un pochino, e lui ha preso la terza, ha fatto la scuola serale e ha preso la terza elementare. Mio padre sapeva leggere e scrivere. Perché allora, no, certo, ma dicevo, perché comunque allora la scuola militare, per quanto dura e rigida potesse essere, comunque dava una formazione sia di studio che pratica. Ma certo, lì nessuno ti toccava un dito, e questo era bello. Tu, che so, questa è una cosa che mi piace dire, una persona, un altro amico, un altro allievo, veniva da me, mi voleva canzonare, e quello mi canzonava, mi diceva delle parole, e io magari gli davo uno schiaffo. Lì non è che ti toccava nessuno, no, e non lo lascio piano a tutti, e tu e io dicevo: tu mi hai detto una parolaccia, mi hai detto mi hai offeso, e io ti ho dato uno schiaffo. Quello che ti ha offeso, che non ti ha toccato, si pigliava 2 giorni di prigione semplice, e io invece gli ho dato lo schiaffo e ne pigliavo 5. E gli altri, ogni volta che tu pigliavi la prigione,
non uscivi. E io, a parte per 5-6 mesi Napoli l'ho visto da lontano, sempre per la scuola, e quindi lo potevi fare una volta quel lavoro che tu davi un schiaffo a un altro ragazzo. Perché se poi la seconda volta non erano 5 giorni, ma erano 10. Aumentavano e quindi tu per 10 giorni, quando gli altri facevano le cose, dovevi andare a pulire la nave e si punivano in questa maniera. L'approccio educativo della nave asilo Caracciolo, adatto al recupero e all'integrazione di minori a rischio di delinquenza ed esposti ad ogni tipo di malanno sia fisico che morale, privilegiava come obiettivo la conquista della dignità, legata al lavoro, alla solidarietà e agli affetti. La Caracciolo, infatti, non fu solo una scuola di addestramento ai mestieri marittimi, ma una comunità in cui ogni fanciullo, rispettato nei propri bisogni, nonché incoraggiato e valorizzato nelle proprie attitudini, veniva aiutato individualmente a migliorarsi e a svilupparsi in modo armonico. Per questi tratti caratteristici, Giulia Civita Franceschini definì il suo metodo un'educazione naturale. La Caracciolo, inaugurata nel 1913, era destinata a ospitare sia gli orfani dei marittimi, sia fanciulli abbandonati di Napoli, pericolati e pericolanti nel linguaggio criminologico del tempo, meglio noti in Italia e nel mondo col nome di Scugnizzi. La direttrice Giulia Civita Franceschini salì a bordo della nave nell'agosto del 1913, all'età di 43 anni, e vi rimase fino al 1928, anno in cui fu esaututorata dal regime fascista, che, nel suo intento totalitario, volle inserire questo istituto educativo nell'Opera Nazionale Banilla, interrompendone così la peculiare esperienza. L'esperienza della nave asilo Caracciolo era ispirata al principio del mare redentore e l'impresa pedagogica fu apprezzata da grandi personalità come Maria Montessori, da numerosi esperti, italiani e stranieri, i quali visitarono la nave per osservare da vicino il cosiddetto sistema Civita, dal nome appunto dell'insegnante Giulia Civita Franceschini. Guarda, questo è l'aspetto della scuola, come altri aspetti nel periodo fascista, è stato sempre, no, il periodo del ventennio, insomma è stato sempre, anche oggi se ne parla, alcuni dicono, beh però, come anche dici tu, io ci ho studiato, io ho fatto... Ma a me mi ha formato, mi ha fatto un uomo. Io, dopo che sono andato alla scuola Caracciolo, sono diventato un uomo, un militare, perché lì in quel momento ci hanno istruito, come ripeto, nessuno ti toccava con dito, ti rispettavano perché, ma tu dovevi dare il tuo. Certo. E ti dovevi impegnare, e io mi sono impegnato, tanto bene. Come ripeto, quando stavamo sulla Caracciolo avevamo 2 bagni. Andavo al bagno e mi portavo il libro e tante volte che i ragazzi dalla porta del bagno e dicevano, ma che stai, non esci perché io devo hai bisogno. E io dicevo, sì, ma come faccio, così fatto. E lì andavo al bagno, ci stavo delle mezz'ore a leggere, a studiare. E tanto è vero che dopo un periodo di tempo, prima che finissero le scuole, la maestra dice, vedi, mi hai odiato pure, perché mi dice, vedi come ti sei messo e ti sei allineato ai tuoi amici. E veramente, ecco, ti devo dire pure bravo. Quindi a ridosso del 18° anno d'età sei andato già in lavoro, eri già impiegato effettivo come io a 17 anni mi sono imbarcato, 17 anni e 4 mesi, 5 mesi, mi sono imbarcato sulla nave da guerra. Perfetto, quindi ti sei specializzato perché hai fatto Sabaudia, poi Venezia, mi hai detto? Venezia e poi imbarcato, finita la scuola a Venezia, mi hanno promosso sotto capo, come dicevo, caporale maggiore. A 17 anni... Se mi dici 17 anni, orientativamente parliamo del 1941-42, 17 anni e qui. Io nel 1943 hanno chiesto il 8 settembre del 43 è stato chiesto l'armistizio e quindi
fino a lì ho studiato sempre, sono stato imbarcato solo 3 mesi, 4 mesi, imbarcato su una nave da guerra proprio, sono imbarcato 3 mesi. Certo, anche perché l'età era quella che era, oggi direbbero ragazzino perché 16-17 Ma anni è considerato una... ho detto che io quando mi hanno visto che io lì a Pireo ho fatto il primo viaggio per Lodi, dovevo mandare a Lodi, mi ricordo, e i polisti quando mi hanno visto scendere cantaia, ho fatto il segno della croce. Perché loro erano più grandi. Uno era dell'11. 1911, quindi aveva 14 anni più di te, cioè aveva quasi 36 anni. E uno c'era del 15 e uno del 16. E quindi... Quello dell'11 voleva essere mio padre, io avevo 25.